Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo con piacere i 10 anni di una gemma oscura e nichilista da parte di un gruppo sludge marchigiano purtroppo molto poco conosciuto. Provenendo dalle Marche, Mattia, il caporedattore di Heavy Metal Heaven, che ha scritto questa retrospettiva come la maggior parte dei video del canale, non ha mai mancato di elogiare il metal della sua regione d'origine. Seppur la scena sia sottovalutata e di per sé neppure grandissima, né a livello di ascoltatori né di gruppi, nel corso del tempo al suo interno si sono creati collettivi eccellenti e sono stati pubblicati capolavori grandiosi. Un nome per entrambe le categorie? Spirale. Di questo ensemble con membri delle province di Fermo e Macerata, Mattia ha un primo ricordo fantastico. In un evento non organizzato in maniera eccellente, a un certo punto è arrivata anche la polizia, ma in cui il trio ha spaccato. Per il nostro caporedattore è stato amore a primo ascolto. Per questo, in un altro concerto, è maturata la decisione di acquistare l'allora recente esordio omonimo sulla lunga distanza del gruppo. Pubblicato il 20 febbraio del 2015, a 10 anni esatti, Spirale impressiona ancora per oscurità e intensità. Ad animarlo è uno sludge metal che almeno di solito si rifà alla branca più lenta, quella degli Yob per intenderci. Non mancano però momenti più veloci che virano sull'incarnazione più aggressiva e momenti a metà tra i due mondi. In più gli Spirale non hanno paura di includere nella propria musica influenze di quel punk da cui lo sludge proviene, come è probabile facciano anche i membri del gruppo. Anch'esso è inteso nella sua versione più cupa e contribuisce a un suono nichilista, opprimente, di un'oscurità pura, senza spiragli di luce o di speranza. Proprio l'atmosfera è il punto di forza assoluta dei marchigiani, anche vista la sua discreta varietà. Il suo non è un nero monocolore, ma è un dipinto di tante piccole sfumature che contribuiscono a non annoiare mai. Tuttavia il gruppo sapeva bene ciò che faceva anche a livello ritmico. Sostenuti da una registrazione tutt'altro che pulita, ma grezza e tagliente il giusto, i riff della band sanno graffiare a meraviglia. A volte pesanti come macigni, a volte più espansi, contribuiscono sempre alla pupezza generale. La ciliegina su questa splendida torta è la voce di Loris Cericola, anche alla chitarra in spirale. Si adatta molto bene al suono del gruppo, sia nei momenti più espansi, con un pulito modio, sia a quelli più cattivi col suo ringhiano. Anche questo elemento è inserito nella musica dei marchigiani con gran cura. Del resto, seppur in rari momenti sembri ancora un filo immaturo, il songwriting del gruppo rivela del talento assoluto e anche una grande consapevolezza dei propri mezzi, della propria capacità di evocare certe sensazioni, qualcosa che gli Spirale dimostrano soprattutto nei pezzi più lenti ed atmosfera, come per esempio Sbiadire. Possiede delle strofe lente e atmosferiche, con a tratti dei lieti grandi che creano un bel contrasto coi ritornelli, invece aggressivi, e col finale bello teso. Ancor meglio va però con Il Cosmo e la Morte. Ha persino degli echi black metal nelle sue dissonanze, a rendere più sinistro un pezzo che per il resto è depresso ed espanso, oltre che cupo come da norma di Spirale. L'unica eccezione è la fase centrale, di gusto stoner, ma non per questo meno tenebroso. Tuttavia, anche quando gli Spirale si muovono su coordinate più aggressive e un po' più veloci, riescono a far molto bene. La opener Ossa colpisce con grande rabbia, tra la voce e il riff di Cericola sempre graffianti. Anche stato embrionale, forse il pezzo meno buono del disco, risulta valido. Merito di una fase centrale quasi poetica seguita da un lungo finale fatto di splendidi incastri ritmici che riescono a rendere ottimo anche un pezzo all'inizio un filo troppo sguaiato. Al di là di tutta questa sostanza però, gli Spirale raggiungono lo zenith con Dentro il cerchio, posta in chiusura. È un affresco di quasi un quarto d'ora splendido che alterna a lungo momenti dimessi, depressi, con di nuovo un vago eco grunge e altri di gran pesantezza. Il tutto procede lento ma inesorabile, fino al finale che comincia ad accelerare e non smette più, per esaurirsi solo in un forsennato hardcore thrash punk. È il finale con fuochi d'artificio, un disco davvero strepitoso, che a 10 anni dall'uscita non ha perso un colpo, anzi, a risentirlo oggi Spirale dà vibrazioni persino migliori rispetto a quanto ci fosse sembrato anni fa. Certo, non è perfetto, e a tratti la giovinezza della band all'epoca si fa sentire. Un problema da poco però, per un disco che rimane un vero gioiellino di oscurità e disperazione. Poche storie quindi,
Se ti piace lo sludge metal più lento e intimista, festeggia il 10° anniversario recuperando questo capolavoro nel probabile caso che tu non lo abbia mai fatto. Non è colpa tua, ma dell'altrettanto probabile fatto che tu non abbia mai sentito parlare degli spirali. L'unica colpa che puoi avere è di non farlo ora, visto che non è comunque mai troppo tardi. Voto Heavy Metal Heaven 92 su 100. Questa breve settimana è al termine. Abbiamo acceso il tuo interesse su questo gioiello dello sludge metal? Dicelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!